Gli esterni della rosa dell'Inter. Non sono tanti, se ci pensate, i temi che in queste settimane sono stati oggetto di discussioni per più volte rispetto a quello che riguarda le corsie laterali del 3-5-2 di Simone Inzaghi. Qual è quindi il momento migliore per tornare a parlarne dopo la prova di Barcellona, in cui proprio gli esterni sono stati protagonisti quasi tutti in positivo? C'è qualcosa da rivedere nella prova di Di Marco, secondo me anche in quella di Dumfries, però tutto sommato hanno fatto bene e soprattutto i subentrati, Darmian, ma in particolare Bellanova e Gosens, hanno inciso in maniera determinante il tedesco su tutti con il gol al minuto 89. Ben ritrovate e ben ritrovati amiche e amici passerinteristi, nuovo contenuto, è arrivato secondo me il momento di riparlare un attimino delle corsie laterali dell'Inter. Vi presenterò all'interno di questo contenuto un discorso sulle fasce, perché secondo me siamo arrivati al punto in cui è necessario riflettere un attimino su quelli che sono, come ho scritto nel titolo, gli esterni più forti o comunque i più adatti per il 3-5-2 di Simone Inzaghi. Non tanto perché il rendimento sia stato negativo fino ad ora, è stato secondo me luce ed ombre, ma ne parleremo, quanto perché secondo me c'è modo di poter far sì che gli esterni incidano ancora di più rispetto a quanto non abbiano fatto fino ad ora. Vi invito quindi, prima di lanciarci nel contenuto, a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al canale, e partirei subito da questa cosa che ho appena detto, e cioè io non voglio fare questo contenuto per criticare Mister Inzaghi, le sue scelte o altro di questo tipo. Semplicemente la sensazione che ho io quando guardo l'Inter è che ancora non percepisco come ottimale l'apporto che viene fornito dal pacchetto di esterni dell'Inter. E quindi volevo darvi un attimo la mia opinione su come ottimizzare, tra virgolette, il reparto e sfruttare a pieno i 4 esterni, che poi di fatto sono diventati 5, e adesso ne parliamo, di cui l'Inter è a disposizione. Ci sono delle cose che non condivido, chi ci segue sistematicamente lo sa. Per esempio, io trovo sbagliato che Gosens, dopo 10 mesi di Inter, sia ancora un panchinaro fisso, perché questa è la verità. Non mi piace che a volte venga addirittura adattato Darmian sulla fascia pur di non mettere Robin, anche in quelle partite in cui serve magari la spinta e serve la vittoria, quindi non un esterno di gestione. Non mi è piaciuto nemmeno che Bellanova finora abbia giocato così poco, anche se essendo giovane magari c'erano delle motivazioni, e non mi piace nemmeno, e lo dico perché ho già letto qualche probabile formazione, che Dumfries venga, tra virgolette, spremuto così tanto, perché leggevo poco fa che anche domani con la Salernitana è candidato ad una maglia da titolare, e considerato che abbiamo ben 2 alternative da quella parte, mi sembra un po' sprecato continuare ad insistere, peraltro rischiando anche infortuni che in una stagione di questo tipo sono molto, hanno un impatto molto maggiore. E lo stesso potremmo dire di Di Marco, che recentemente ha giocato praticamente sempre, ovviamente grazie al fatto che sta giocando molto bene. Quindi io partirei facendo un brevissimo recap delle caratteristiche migliori e peggiori dei nostri esterni, molto rapido perché poi li vediamo in campo tutti, quindi abbiamo tutti più o meno un'idea di come sono, e poi vi dico la mia sulla questione finale. Allora, Dumfries, quali sono le sue migliori caratteristiche? Grande forza fisica e grande corsa sulle medie e lunghe distanze, non nel breve, e quindi questo secondo me va tenuto conto quando si sceglie di giocare col baricentro basso e sulle ripartenze. Dumfries va molto meglio in queste condizioni che quando ha poco campo da poter sfruttare davanti a sé. Ha una buona fase difensiva, perché Dumfries, ragazzi, ha una buona fase difensiva. Secondo me c'è un po' una sorta di equivoco quando si pensa viene dall'Olanda, quindi non sa difendere, perché è un campionato offensivo. È vero, però in realtà Dumfries partiva già da una buona base, che poi chiaramente in Italia è stata ulteriormente migliorata. Non sono d'accordo con chi dice che non sappia difendere. Ha un gran colpo di testa e una gran capacità di finalizzare nell'area piccola soprattutto, ma comunque nell'area. Nell'uno contro uno invece, al contrario, è molto poco incisivo, tant'è vero che, se notate, non lo prova praticamente mai. La tecnica di base è piuttosto limitata, non è, diciamo, a livello, come qualcuno dice, di serie C, perché è esagerato, però è piuttosto limitata. I cross, anche qui, raramente sono efficaci. Qualche volta li vediamo fare delle pennellate interessanti, ma non è quel tipo di esterno da cui ti aspetti sempre quella giocata, se non con il cross dal fondo teso a rimorchio. Quella secondo me è una delle giocate migliori di Dumfries. L'anno scorso Inter-Udinese 2-0, il secondo gol di Correa, andatevi a vedere che tipo di scelta fa Dumfries, e secondo me è la perfetta dimostrazione di quello che ho appena detto.
Rimaniamo a destra, Bellanova, grandissima velocità, 1 contro 1 costante anche da fermo. Questa è la grande differenza con Dumfries. Se voi guardate Bellanova, molto spesso anche partendo da fermo e anche quando magari è raddoppiato, prova l'1 contro 1. Non è sempre la scelta ideale, ovviamente, però questa è una delle sue caratteristiche. Al contrario, la tecnica è ancora un pochino da affinare, la spregiudicatezza è da calibrare, come dicevo un attimo fa, spesso cerca delle giocate in zona di campo molto pericolose e la fase difensiva mi sono permesso di dire che è tutta da costruire, perché è ancora un giocatore molto acerbo in questo senso e va sicuramente costruito. Andiamo a sinistra, Robin Gosens, molto simile a Dumfries in parte delle sue caratteristiche. Io ho individuato forse un filo di tecnica di base in più, anche se nemmeno Gosens è, diciamo, un fuoriclasse in questo senso, e forse anche dei tempi di inserimento ancora migliori di Dumfries nella conclusione dell'azione. Io la vedo così. Dumfries è un giocatore che quando gli viene crossato il pallone da finalizzare è molto più abile a farlo con il fisico, si impone fisicamente. Vi faccio un altro esempio: Inter-Fiorentina 1-1 dell'anno scorso. Il gol di Dumfries, andatevelo a rivedere, è proprio la dimostrazione di questo. Mentre Gosens è più bravo a finalizzare con i tempi, nonostante abbia un grande fisico, ci arriva più con il tempo e col tempismo. Questa è la lettura che do io. Darmian, che è un po' a metà fra un esterno destro e un esterno sinistro, io mi sono detto è un buon mix sostanzialmente, sa fare tutto anche abbastanza bene e magari non eccelle in nulla di particolare. Però secondo me come tecnica di base è superiore sia a Dumfries che a Gosens, o perlomeno quando arriva un passaggio Darmian ed è marcato, io ho meno paura che lui controlli male il pallone e lo perda rispetto a quanta ne ho quando il passaggio va verso Gosens e soprattutto verso Dumfries. Il quinto esterno, vi dicevo prima, 4+1, perché? Perché Di Marco nella idea di Simone Inzaghi non era un esterno. Mi ricordo che ci fu una conferenza in cui Inzaghi rispose proprio chiaramente che per lui era più braccetto che esterno. La realtà dei fatti è che però Di Marco sta facendo molto meglio da esterno e io ve lo dico sempre, faccio pubblica ammenda anch'io che ero dell'idea di mister Inzaghi, in realtà devo dire che da esterno sta facendo molto bene. Chiaramente fisicamente è quello che soffre di più perché è più piccolino e fa più fatica, però ha una tecnica sopraffina, il più tecnico di tutti, per me non solo nell'Inter, ma sicuramente tra i più tecnici anche in Serie A, cross molto taglienti e la capacità di trovare la giocata anche quando è marcato stretto. Non è una novità che Di Marco, pur con l'uomo davanti e in marcatura molto stretta, ti sappia mettere comunque il cross da cui poi nasce un'occasione da gol. Fatte tutte queste premesse e tutta questa descrizione, la risposta alla domanda è, cioè la domanda era quali sono gli esterni più adatti per il 3-5-2 dell'Inter. Io mi sono dato questa risposta. L'impressione è che Inzaghi, sulla falsariga di quello che è accaduto l'anno scorso, avendo Perisic a disposizione, tenda a preferire una coppia di esterni con caratteristiche complementari, quindi uno più fisico e uno che dall'altra parte sia più un regista di fascia. Perisic lo era in maniera impeccabile. Quelli di quest'anno sono di un livello minore, quindi fanno fatica, fanno un po' più di fatica, però la scelta è comunque quella. Non a caso, se vi ricordate, ad inizio stagione, soprattutto le prime partite, quando Gosens entrava in campo dalla panchina, contemporaneamente veniva sostituito anche Dumfries a destra e quindi c'era un doppio cambio sugli esterni. Questo testimonia quello che dicevo un attimo fa rispetto alla scelta a livello di caratteristiche. Le mie coppie ideali, tenendo conto di questo aspetto su cui comunque condivido l'idea del mister, perché quando per esempio ti viene a mancare il regista di fascia fai molta più fatica a costruire, quindi ci sta che voglia questo tipo di alternanza. Le mie coppie ideali sono Dumfries Di Marco, che è quella che stiamo vedendo più spesso in campo, oppure Darmian barra Bellanova e Gosens. Uno può dire banalità, lo sappiamo. Il problema secondo me è che la gestione di queste coppie si è vista molto poco. I titolari di oggi sono Dumfries e Di Marco, l'abbiamo capito e ci sta perché stanno ottenendo un buon rendimento. Quello che piacerebbe vedere a me è un'alternanza molto più frequente. Non dico il fatto di considerare tutti questi 5 come titolari allo stesso livello, però quasi, cioè avere in mente queste 2 possibili coppie e alternarle molto più di frequente, alternarle in base allo stato di forma, alternarle in base, per esempio, al fatto che Gosens prima o poi io mi auguro e mi aspetto che possa tornare il Gosens dell'Atalanta, alternarle in base all'avversario, perché giocare contro certe squadre o giocare contro altri tipi di squadre è diverso, non possiamo approcciare tutte le partite
con Dumfries e Di Marco, secondo me. Al momento è giusto che siano i titolari, ripeto, perché sono quelli più in forma e perché Di Marco in particolare è quasi costantemente un fattore positivo, soprattutto in fase offensiva. Non devono esserlo per partito preso. Questa è la tesi che io voglio affermare. Bellanova sta iniziando a trovare dei minuti finalmente in campo. Gosens speriamo che possa vivere una sliding doors come quella che visse Eriksen con il gol nel derby di Coppa Italia. Lui ha segnato col Barcellona. Speriamo che possa vivere questo tipo di esperienza. Perché dico questo? Attualmente Gosens non è quel Gosens là che tutti ci ricordiamo. Se dovesse riuscire a ritornare in quella versione lì, io mi spingo a dire che sarebbe molto più forte di Dumfries. Quindi la sensazione che ho io oggi è che Dumfries sia il padrone della fascia, in assoluto, ed è anche giusto che sia così. Però attenzione, Dumfries non è Hakimi. Questa è una cosa che io dico da tempo, anche nei momenti migliori di Dumfries, e ce ne siamo più o meno accorti. Cosa vuol dire questo? Che non può, secondo me, essere il titolare fisso e indiscutibile nel momento in cui tu hai la possibilità di avere un Gosens che cresce di condizione e cresce di autostima. Dovremmo cercare di agevolare maggiormente quel percorso che porterebbe, diciamo così, Gosens ad arrivare a quei livelli. Non ne abbiamo la certezza, perché ormai sono mesi che non è più quel tipo di Gosens, ma avendo quel presupposto di diversi anni di carriera, secondo me è un peccato continuare a gestire Gosens come il panchinaro, un panchinaro qualsiasi, pur essendo consapevole che può tornare ad essere quello là. Quindi la gestione che farei io è titolare di Marco Dumfries, giusto così, alternanza molto più frequente, soprattutto in base agli avversari, con l'ottica di cercare di agevolare Gosens nel suo percorso di recupero completo. Poi gli dai spazio, gli dai minuti e lui non torna quello dell'Atalanta, sarà un enorme peccato e si ragionerà diversamente. La sensazione che ho io è che ad oggi non gli si siano dati nemmeno gli strumenti per provare a farcela, perché se Gosens torna quello dell'Atalanta, allora per me i titolari dell'Inter si ribaltano, non sono più Dumfries e Di Marco, ma rischiano di diventare Gosens e Darmian, e temo, è un temo in positivo, che l'impatto di quel Gosens possa essere molto più netto e molto più forte dell'impatto di questo Dumfries. Può sembrare magari un contenuto in cui di fatto ho attaccato Dumfries, ma non è questo che volevo far passare. Voglio far passare che mi piacerebbe vedere un percorso molto più definito, molto più calibrato per agevolare l'inserimento di Gosens. Questo perché l'anno scorso, complice chiaramente un Perisic clamoroso, non è stato fatto nulla. Gosens l'anno scorso non ha praticamente mai giocato, anche in quelle partite in cui si diceva vabbè dai magari questa la gioca in questa parte del primo minuto, non l'ho mai fatto. Io ricordo benissimo Spezia-Inter verso fine campionato dove si diceva è la partita giusta per far riposare Perisic e far giocare Gosens. No, alla fine giocò comunque Perisic. L'anno scorso non si sono messe le basi per questo percorso. Quest'anno secondo me lo si deve fare per provare a attingere a piene mani a questo pacchetto di esterni, che non è fortissimo, non è il più forte che l'Inter ha mai avuto, però come dicevo all'inizio, secondo me gli si può ricavare quel qualcosina in più rispetto a quello che ha fatto finora, che comunque non è negativo. Spero di essere stato chiaro, questo è il mio discorso sugli esterni dell'Inter. Vi invito quindi ancora a lasciare un mi piace al contenuto e a iscrivervi al canale. Vi ricordo il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se volete continuare a parlarne anche all'interno della nostra community, ma soprattutto vi invito a commentare per farmi sapere la vostra opinione su Dumfries, su Gosens e sul discorso in generale. Infine, se mi segui in podcast, in descrizione ti lascio il link all'episodio di ieri, 2-3 novità tattiche, novità effettive che sono emerse da Barcellona Inter. Se invece mi segui su YouTube, clicca proprio qui alla mia destra.